Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial andremo a vedere insieme come customizzare una semplice t-shirt. Andiamo infatti a realizzare degli inserti eseguiti interamente ad uncinetto. Il progetto è molto facile ed è adattabile a qualsiasi t-shirt. Adesso andiamo a vedere che cosa ho utilizzato e poi il tutorial. Anzitutto, per la realizzazione di questo progetto vi occorrerà una maglietta a cui applicare le vostre decorazioni. Io ho scelto una semplice t-shirt di cotone con maniche corte, neutra, quindi senza stampe, con la particolarità però della scollatura a V. Questa maglietta l'ho presa sul sito di Temu, infatti vi andrò a mettere il link dove poterla acquistare direttamente nell'info box. Ci sono tante colorazioni, la qualità del cotone è abbastanza buona. Per quanto riguarda il colore che ho scelto io, è un colore che dà sul pesca, un giallino tendente al pesca. Una volta che avrete scelto la vostra maglietta da decorare, dovrete scegliere il filato. Io utilizzerò del cotone e andrò a lavorare con l'uncinetto del 3,5. Dopodiché vi occorreranno degli spilli, un marcapunti e il filo di cotone per cucire le vostre applicazioni alla maglietta. Il colore del filato del filo da cucire deve essere uguale al colore del filato. Adesso andiamo insieme a vedere il nostro tutorial. Prima di procedere con il tutorial vi faccio vedere l'effetto che andremo ad ottenere con la nostra lavorazione. Come vedete ho già terminato una t-shirt, la t-shirt è esattamente come quella che vi ho fatto vedere poco fa, però è bianca. La taglia su cui ho lavorato su entrambe è la taglia M. Ovviamente potete decorare qualsiasi maglietta e qualsiasi taglia. Detto ciò vi faccio vedere il risultato. Questa è la scollatura che andremo a realizzare insieme. Quindi partiremo direttamente a realizzare per prima cosa la nostra scollatura. Una volta terminata andremo a procedere con la realizzazione dell'allungamento delle maniche. Io le maniche sono andata a lavorarle fino a raggiungere i 3/4. Ovviamente la lunghezza delle maniche la deciderete poi voi in fase di lavorazione. Detto ciò, siamo pronti per procedere con il nostro lavoro. Quindi per prima cosa prendiamo la nostra maglietta e andiamo a realizzare la scollatura. Prendiamo il nostro filato e andiamo a realizzare una catenella che arrivi da questo punto, quindi questa è la spalla, vedete la cucitura della spalla, però noi non andiamo direttamente qua ma un po' più sotto, quindi la catenella dovrà iniziare più o meno a 2 cm sotto la cucitura della spalla, per poi procedere per tutto il perimetro della scollatura fino ad arrivare sull'altro lato dove c'è la seconda spalla, saltando sempre i 2 cm. Adesso andiamo avanti, quindi prendiamo il nostro filato, andiamo a realizzare il cappetto iniziale e poi le catenelle. Ho eseguito un totale di 87 catenelle. Vi faccio vedere appoggiando quindi la striscia di catenelle ottenute sopra la nostra scollatura, facendo combaciare le catenelle in prossimità proprio del bordo della scollatura. Dovete stare, come ho detto prima, al di sotto di circa un paio di centimetri, 1,5 cm distanti dalla cucitura della spalla. Come vedete, con 87 catenelle, nel mio caso ci sto tranquillamente. 87 catenelle, mi raccomando, è il multiplo di 4 più 3. Siccome dobbiamo realizzare una punta, che sia una scollatura tonda o a V, dovete comunque realizzare la punta. Quindi dobbiamo dividere equamente i punti grenni. I punti grenni sono divisi in gruppi di 3 maglie alte, quindi andremo a fare 11 grenni da una parte e 11 dall'altra. Ecco perché il risultato delle 87 catenelle. Infatti se voi fate 21 per 4 più 3 fa 87. Le 3 catenelle, le 3 maglie alte, come ho detto, corrispondono a un punto alto, in questo caso sono 21 più 1 sono 22 gruppi di grenni, quindi abbiamo 11 gruppi su un lato e 11 gruppi lo avremo sull'altro lato.
Se voi avete bisogno, avete necessità di modificare il numero di granny, mi raccomando, modificate il numero sempre pari, quindi andrete a togliere o a sommare un punto granny da un lato e un punto granny dall'altro, oppure 2 o 3, quelli che vi servono. Mi raccomando, sempre che siano in numero pari. Detto ciò, adesso proseguiamo con la nostra lavorazione. Una volta che avrete realizzato quindi le vostre catenelle, ne facciamo ancora una per voltare la lavorazione e iniziamo con il nostro lavoro. Quindi entro nel punto che precede quello che abbiamo appena realizzato, realizziamo un punto basso e 2 catenelle che sostituiscono il nostro primo punto alto. Dopodiché andrò a lavorare altre 2 maglie alte nei 2 punti successivi, quindi entro nella seconda catenella, quindi in quella successiva al punto che abbiamo lavorato adesso, e lavoro il secondo punto alto. Filo sull'uncinetto, punto successivo, terzo punto alto. E abbiamo realizzato il primo gruppo di punto granny, quindi 3 maglie alte. Dopodiché catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto il punto successivo ed entro in quello ancora, e qui realizzo altre 3 maglie alte, quindi realizzo il secondo gruppo granny. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, nuovamente filo sull'uncinetto, salto il punto successivo e in quello ancora realizzo le mie 3 maglie alte, quindi punto alto, filo sull'uncinetto, punto alto nel punto successivo, filo sull'uncinetto, terzo punto alto nel punto ancora successivo. Questo è quello che devo fare per tutto il giro. Quindi lavoriamo i gruppi granny composti da 3 maglie alte separati da una catenella, quindi saltiamo anche il punto sottostante. Vi faccio vedere ancora una volta. Quindi dopo le 3 maglie alte realizzo la mia catenella, filo sull'uncinetto, salto il punto di base successivo ed entro in quello ancora, e da qui realizzo il mio gruppo di 3 maglie alte. 1, 2 e 3, catenella di separazione, e procedo e vado avanti così fino a terminare il primo giro di lavorazione a punto granny. Ho terminato la mia riga di lavorazione, come vedete ho le ultime 3 maglie alte e questo è il risultato della prima riga. Come vedete ho tutti i gruppi granny, quindi gruppi di 3 punti alti separati dalla catenella. Adesso dobbiamo contare quindi i nostri punti granny ed inserire il marcapunti nel mezzo, quindi ho 22 punti granny, ne conto 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vado ad inserire il marcapunti in questo spazio. Ovviamente anche sull'altro lato devo avere 11 punti granny, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Come vi dicevo all'inizio del giro, all'inizio della lavorazione, se avete bisogno di aumentare o diminuire, andate a diminuire sempre di 2 punti granny o aumentare di 2 punti granny, perché le maglie devono essere pari, quindi i gruppi di granny devono essere pari per poter dividere poi a metà e realizzare la punta della nostra decorazione. Adesso mi trovo a questo punto e devo voltare la lavorazione, quindi realizzo una catenella, giro, e per questo giro devo lavorare i gruppi di 3 maglie alte all'interno degli spazi. Quindi mi trovo sul primo punto del gruppo granny, quindi del punto dove ho i punti alti, vado a realizzare un punto basso e 2 catenelle perché devo comunque creare il punto alto. Dopodiché catenella di separazione. Se siete abituati a lavorare 2 catenelle,
fatelo tranquillamente. Io voglio che gli spazi non siano troppo lunghi, quindi realizzo sempre solo una catenella, filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio e lavoro il mio gruppo, quindi 3 punti alti, 1, 2 e 3. Nuovamente catenella, filo sull'uncinetto, spazio successivo, 3 punti alti, 1, 2 e 3, catenella, filo sull'uncinetto, spazio successivo, 3 punti alti, catenella di separazione, riprendo e vado avanti fino a raggiungere il marker. Mi trovo in prossimità del marcapunti, ho già realizzato la catenella di separazione, quindi vado a rimuovere il marcapunti. All'interno di questo spazio devo realizzare un aumento, quindi entro nello spazio e realizzo normalmente 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, perché questo sarà sempre il punto dove andiamo a fare gli aumenti. Filo sull'uncinetto ed entro nuovamente nello stesso spazio e realizzo 3 maglie alte. E 3, vedete che forma si forma la punta. In questo punto qui andremo sempre ad inserire l'aumento. Quindi poi riprendo la lavorazione normalmente, catenella, entro nello spazio e realizzo le mie 3 maglie alte. E vado avanti così fino a terminare la riga. Mi trovo in prossimità della fine del giro, qui ho eseguito le ultime 3 maglie alte, quindi realizzo una catenella, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto e realizzo un punto alto. E questo è quello che ottengo. Adesso mi preparo per fare il secondo giro. Andremo a fare altri 2 giri sempre nello stesso modo. Quindi catenella, volto la mia lavorazione e adesso devo lavorare sempre negli spazi. Quindi qua si è creato questo spazio, entro dentro con un punto bassissimo e realizzo 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sono il nostro primo punto alto. Filo sull'uncinetto, realizzo altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, e il procedimento è sempre lo stesso. Entro nello spazio, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella, 3 punti alti all'interno dello spazio successivo. E vado avanti fino a raggiungere la punta dove devo fare gli aumenti. Mi trovo in prossimità del mio aumento, quindi dove ho la punta, e realizzo esattamente quello che ho realizzato nel giro sottostante. Quindi entro nello spazio, realizzo 3 punti alti, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione e nuovamente 3 punti alti, 1, 2 e 3, e poi riprendo la mia lavorazione, quindi catenella, filo sull'uncinetto, entro nello spazio successivo e lavoro le mie 3 maglie alte e vado avanti così fino a terminare anche questo giro. Il giro successivo sarà esattamente come questo, quindi andate avanti tranquillamente da soli perché tanto il punto è sempre uguale. Ho terminato la riga, vi faccio vedere l'ultima volta come iniziare il giro. Quindi mi sollevo con una catenella e realizzo un punto basso e 2 catenelle nel primo punto alto lavorato. Dopodiché
catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a riprendere la mia lavorazione. Quindi, lavorando negli spazi, realizzo le mie 3 maglie alte. Dopodiché andate avanti tranquillamente da soli fino a terminare il giro. Ovviamente, come avete iniziato, andrete a terminare, quindi lavorerete le ultime 3 maglie alte all'interno dello spazio, catenella di separazione, lavorerete un punto alto nell'ultimo punto alto della riga. Dopodiché vi faccio vedere come procedere per terminare la nostra decorazione. Vi faccio vedere il risultato, quindi una volta che avete lavorato i 4 giri a punto grenni otterrete questo. Adesso andiamo ad eseguire l'ultimo giro di lavorazione insieme. Per fare ciò, prima di tutto andate a posizionare i marcapunti dove andrete poi ad inserire i fiori. Io ne ho inserito uno sulla punta e 2 nelle parti laterali. Ho contato 6 spazi, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e ho messo il mio marcapunti sia da un lato che dall'altro. Quindi adesso proseguiamo l'ultimo giro di lavorazione e vi faccio vedere come inserire i fiori. Arrivati a questo punto, quindi mi alzo con una catenella, volto la mia lavorazione e vado a lavorare dei punti bassi sui punti sottostanti. Quindi entro per prima cosa nel punto alto, realizzo un punto basso, entro all'interno dello spazio, realizzo un punto basso. Qui ho 3 maglie alte, quindi devo eseguire 3 punti bassi, quindi punto su punto, 1, 2 e 3. Nello spazio un punto basso sui punti alti, quindi abbiamo 3 punti alti, per cui dobbiamo fare 3 punti bassi e andiamo avanti così fino a raggiungere il primo marcapunti. Mi trovo in prossimità del marcapunti, ho realizzato l'ultimo punto basso sulla maglia alta sottostante, adesso vado a rimuovere il mio marcapunti. Da qui realizzo una catenella, dopodiché vado all'interno dello spazio e realizzo un punto V, quindi punto alto, catenella di separazione, nuovamente punto alto. In questo punto, quindi nel punto V, vado a lavorare i miei petali, quindi andrò a lavorare un petalo nella prima barretta, uno nello spazio tra i 2 punti alti, il terzo lo lavoro nella seconda barretta e l'ultimo nello spazio creato con la catenella. Quindi adesso ruoto leggermente la mia lavorazione in questo modo, entro all'interno dello spazio, quindi prendendo l'intera barretta, e mi chiudo con un punto bassissimo. Adesso realizzo il primo petalo, quindi 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, devo realizzare 3 punti alti all'interno dello spazio, quindi prendendo tutta la barretta, entro dentro lo spazio e realizzo 1, 2 e 3 punti alti. Adesso vado a chiuderlo, quindi 2 catenelle, 1 e 2, entro nuovamente nello spazio e realizzo un punto bassissimo, ed ecco che abbiamo realizzato il primo petalo. Dopodiché ruoto nuovamente la mia lavorazione e mi porto con l'uncinetto all'interno dello spazio. Queste sono le 2 maglie alte, quindi le allargo un pochino per crearmi lo spazio, mi chiudo con un punto bassissimo e poi realizzo il petalo, quindi 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, 3 punti alti, entro all'interno del mio spazio, realizzo 1,
2 e 3 punti alti. Vado a chiudere il mio petalo con 2 catenelle, 1 e 2, entro ancora una volta nello spazio e mi chiudo con un punto bassissimo. Come vedete abbiamo realizzato il secondo petalo. Ruoto la mia lavorazione e adesso devo lavorare sulla barretta del secondo punto alto, quindi entro proprio prendendo la mia barretta, realizzo il mio punto bassissimo, dopodiché 2 catenelle, 1 e 2 e 3 maglie alte, quindi prendete solo la barretta, uno, createvi proprio allargando lo spazio, quindi tirando un pochino, 2 e 3 e poi chiudo il petalo, quindi 2 catenelle, 1 e 2, rientro nello stesso spazio e realizzo un punto bassissimo. Ruoto la mia lavorazione per l'ultima volta e mi trovo in questa situazione, quindi qua ho la catenella di separazione del punto V, entro in questo modo, realizzo un punto bassissimo, dopodiché le 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, 3 punti alti, 1, 2 e 3 e chiudo il petalo, quindi 2 catenelle, 1 e 2, entro nello spazio, realizzo un punto bassissimo ed ecco che abbiamo terminato il nostro primo fiore. Adesso dobbiamo riprendere la lavorazione come abbiamo fatto per l'inizio, quindi realizzo una catenella di separazione, vado nel primo punto alto sottostante, allargatevi un po' il punto stringendo un po' il fiore, entrate nel punto e realizzate i punti bassi, quindi 3 punti alti, dovete realizzare 3 punti bassi, nello spazio un punto basso, nei 3 punti alti successivi ovviamente i 3 punti bassi e andate avanti così fino a raggiungere il secondo marcapunti, quindi il marcapunti della punta, dove andremo a fare anche qui il fiore. Sono arrivata in prossimità della punta, quindi dove ho il secondo marcapunti, ho realizzato l'ultimo punto basso sopra il punto alto sottostante, quindi vado a rimuovere il mio marcapunti e come abbiamo fatto prima lavoro il mio punto V, quindi catenella, filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio e lavoro un punto alto, una catenella di separazione e nuovamente un punto alto e qui andrò a lavorare il mio fiorellino, quindi nuovamente andrò a realizzare un petalo su entrambi i punti alti, quindi sulle punte sui punti dove abbiamo la barretta e poi nello spazio dalla catenella e nello spazio posto tra le 2 maglie alte. Quindi vi faccio vedere ancora una volta come eseguire il fiore. Volto semplicemente la mia lavorazione, scusate il mio cagnolino, ogni tanto si fa sentire anche lui. Quindi come dicevo ruoto la mia lavorazione, entro all'interno del punto V e realizzo un punto bassissimo, dopodiché realizzo il primo petalo, quindi 2 catenelle, 1 e 2 e poi vado a lavorare un totale di 3 punti alti lavorando la barretta, quindi entro nel mio spazio e lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3. Per chiudere il petalo realizzo 2 catenelle, 1 e 2, entro nello spazio e realizzo un punto bassissimo ed ecco il primo petalo. Ruoto la mia lavorazione aprendo il punto in modo da crearmi il mio spazio, entro nello spazio successivo e lavoro un punto bassissimo,
Dopodiché ripeto, quindi 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, 3 punti alti all'interno dello spazio, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2 e chiudo il mio petalo, quindi punto bassissimo all'interno dello spazio, abbiamo creato il secondo petalo. Ruoto nuovamente la mia lavorazione e qua mi trovo dove ho la barretta. Cercate di aprirvi un po' la lavorazione in questo modo e prendete la barretta, quindi punto bassissimo, 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, lavoro le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e chiudo il petalo, quindi 2 catenelle, 1 e 2 e punto bassissimo. Ruoto la mia lavorazione per l'ultima volta e mi trovo in prossimità della catenella, quindi entro dentro, punto bassissimo e ripeto 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, 3 punti alti, 1, 2 e 3 e chiudo il petalo, 2 catenelle, 1 e 2 e punto bassissimo e abbiamo terminato il secondo fiore. Dopodiché riprendiamo la lavorazione, quindi una catenella, entro nei punti alti sottostanti e lavoro i miei punti bassi, quindi un totale di 3 punti bassi, 2 e 3, nello spazio un punto basso, maglie alte successive, punti bassi, quindi 1, 2 e 3 e vado avanti fino a raggiungere il prossimo marcapunti, dove andrò ad inserire, come abbiamo fatto in precedenza, l'ultimo fiore per poi terminare con i punti bassi. Dopodiché annodiamo, tagliamo il filo e nascondiamo entrambe le codine, sia quella dell'inizio del lavoro che l'ultima. Quindi proseguite tranquillamente da soli. Ed ecco il risultato che abbiamo ottenuto terminando quindi l'applicazione per la scollatura. Se voi cucite a mano, andate tranquillamente a cucire direttamente la vostra decorazione alla scollatura. Siccome io andrò a cucire tutto con la macchina da cucire, la scollatura l'andrò a cucire per ultima, quindi questa andiamo a metterla da parte e adesso iniziamo con le maniche, perché dobbiamo iniziare con la lavorazione della manica, quindi andremo a lavorare tutto un modulo completo e poi andremo direttamente subito a cucirlo con la macchina da cucire in modo da facilitare la lavorazione in seguito. Quindi andiamo adesso a prendere il filato nuovo e andiamo a realizzare, ad avviare quindi la nostra manica. Adesso andiamo a realizzare un totale di 97 catenelle per eseguire la nostra manica. Il multiplo di lavorazione per questa fantasia è di 16 più 1, quindi in totale io realizzerò 6 motivi. Quindi realizzate le vostre catenelle, portate tutta la catenella sul dritto e chiudetevi a cerchio nel primo punto con un punto bassissimo. Questa sarà la misura della nostra manica, quindi vi consiglio di realizzare la catenella come ho fatto io, prendetevi la vostra maglietta e andate ad effettuare il controllo, quindi prendete la vostra catenella e deve passare praticamente comodamente
la manica all'interno quindi di questo cerchio. La catenella ovviamente è un po' più morbida perché, come ho detto prima, dobbiamo comunque rispettare un multiplo. Mi raccomando, non fate la catenella troppo stretta, piuttosto fatela un po' più larga, perché quando andremo a cucire con la macchina da cucire andiamo a tirare la maglia proprio in questo modo, e vedete che la catenella si adeguerà precisamente alla vostra misura, quindi della manica. Detto ciò, adesso proseguiamo tranquillamente con la lavorazione del nostro punto. Quindi adesso ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 e 3, che sono il nostro primo punto alto, quindi da contare nella lavorazione. Filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare un punto alto su ogni catenella sottostante, quindi abbiamo 97 catenelle, dobbiamo ottenere quindi un totale di 97 punti alti. Filo sull'uncinetto, punto alto nella catenella sottostante e andate avanti così fino a completare questo primo giro di lavorazione. Mi raccomando ancora una volta che le maglie siano 97. Ho lavorato l'ultima maglia alta, quindi ho un totale di 97 punti alti, come ho già detto prima, e adesso vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo, in questo modo. Quindi vi faccio vedere come ho chiuso. Qui ho le 3 catenelle del primo punto alto che abbiamo eseguito, qui ho la seconda maglia alta, io vado a chiudermi in questo punto prendendo entrambe le costine. In questo modo i punti saranno vicini e non si verranno a formare buchi. Fate comunque attenzione perché queste 3 catenelle corrispondono a un punto alto e quindi sono da contare. Da qui mi alzo con 3 catenelle, 1 2 e 3, che sono il nostro primo punto alto, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto, lavoro un punto alto, quindi abbiamo un totale di 2 punti alti, una catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto, all'interno dello stesso spazio lavoro altri 2 punti alti, 1 e 2, e abbiamo formato un ventaglietto. Questo ventaglietto sarà la costante di tutti i giri successivi, quindi verrà sempre lavorato allo stesso modo. Finito il ventaglietto eseguiamo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, filo sull'uncinetto e salto 7 punti di base, 1 2 3 4 5 6, scusate, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo punto e realizzo un punto alto, 2 catenelle, 1 e 2, e punto alto all'interno dello stesso punto. Praticamente dobbiamo eseguire per tutto il giro un ventaglietto con le 5 catenelle di separazione e un punto V, saltando ovviamente sempre 7 punti di base. Dopo il punto V, come ho detto, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, filo sull'uncinetto e adesso dopo il punto V dobbiamo realizzare il ventaglietto. Quindi salto nuovamente 7 punti di base, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo e realizzo il mio ventaglietto, quindi 2 punti alti, 1 e 2, una catenella di separazione, nuovamente 2 punti alti, 1 e 2. Dopo il ventaglietto dobbiamo realizzare il punto V, quindi non dimentichiamo le 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, filo sull'uncinetto e salto 7 punti, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo e realizzo il punto V.
quindi nuovamente punto alto, 2 catenelle e punto alto, e vado avanti in questo modo fino a completare il nostro primo giro di lavorazione. Quindi alternate un punto V con il punto a ventaglietto, non dimenticate le 5 catenelle di separazione. Facciamo una volta ancora insieme: 1 2 3 4 e 5 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 7 punti, 1 2 3 4 5 6 7, entro nell'ottavo e lavoro il mio ventaglietto, quindi 2 punti alti, 1 e 2, una catenella di separazione e 2 punti alti, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e punto V, quindi 1 2 3 4 5 6 7, nell'ottava maglia lavoro il mio punto alto, 2 catenelle e punto alto. Da qui in poi vado avanti nello stesso modo fino a completare il giro. Mi trovo in prossimità della fine del giro. Come vedete ho eseguito l'ultimo punto V con le 5 catenelle di separazione. Qua ho le 7 maglie, quindi le salto e vado a chiudermi con un punto bassissimo nel secondo punto, quindi salto le 3 catenelle e chiudo prendendo tutte e due le costine. In questo modo il punto sarà attaccato e non si formeranno buchi. Adesso siamo pronti per realizzare il giro successivo. Per fare ciò mi sposto con una catenella all'interno dello spazio dove ho il ventaglietto, e come ho detto prima il ventaglietto sarà la nostra costante, quindi devo replicare il ventaglietto, per cui nuovamente realizzo 1 2 e 3 catenelle che sono il nostro primo punto alto, realizzo il secondo punto alto, una catenella e nuovamente 2 punti alti, e abbiamo ottenuto così il nostro ventaglietto. Adesso dobbiamo diminuire le catenelle, da 5 passano a 3, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare all'interno dello spazio creato nel punto V. In questo punto andiamo a lavorare un totale di 7 punti alti, quindi entro nel mio spazio, realizzo 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie alte, e questo è quello che devo fare per tutto questo giro. Quindi dopo le 7 maglie alte devo realizzare 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto e lavoro il mio ventaglietto, quindi questo rimane invariato, per cui 2 punti alti, 1 e 2, una catenella e 2 punti alti. Dopo il ventaglietto 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, mi trovo sul punto V e realizzo le mie 7 maglie alte, 1 2 3 4 5 6 e 7, e vado avanti così fino a terminare anche questo giro. Ricordatevi sempre la costante dei ventaglietti, i punti che andranno a modificarsi sono sui punti a V. Mi trovo in prossimità della fine del giro. Qua ho eseguito le ultime 7 maglie alte separate dalle 3 catenelle, e adesso, come ho fatto prima, salto le 3 catenelle e vado nel punto successivo e mi chiudo con un punto bassissimo. Nuovamente per il giro successivo vado all'interno del mio ventaglietto e realizzo il ventaglietto, quindi 3 catenelle, 1 2 e 3, che sono il nostro primo punto alto, realizzo il secondo, una catenella di separazione, nuovamente 2 punti alti, 1 e 2, e il ventaglietto l'abbiamo realizzato.
Adesso le catenelle devono diminuire, quindi da 3 passano a una catenella, filo sull'uncinetto e vado a modificare le 7 maglie alte. Quindi vado a lavorare una maglia alta nello spazio creato tra una barretta e l'altra. Vedete che qua ho un punto alto, qua un punto alto, non entro nel punto ma entro nello spazio, quindi tra una barretta e l'altra realizzo un punto alto e una catenella, filo sull'uncinetto, vado nella barretta successiva, quindi a metà nello spazio, e realizzo la seconda maglia alta, catenella e riprendo, quindi salto la barretta, vado nello spazio e realizzo un punto alto, catenella di separazione, nuovamente punto alto nello spazio tra le due barrette, catenella. In tutto dobbiamo avere 6 punti alti, perché lavorando nello spazio quindi ho un punto in meno. Ricordatevi tra un punto e l'altro tra un punto alto e l'altro di fare la catenella di separazione. Ho eseguito l'ultimo punto alto, come vedete ho 1 2 3 4 5 6 punti alti separati dalle catenelle, e da qui riprendo una catenella di separazione e lavoro il mio ventaglietto. Dopo il ventaglietto una catenella di separazione e riprendo il mio motivo, quindi vado nelle barrette, nella metà delle barrette dei punti alti, lavoro un punto alto, una catenella, punto successivo, nuovamente punto alto, una catenella. E questo è quello che devo fare per tutto questo giro. Sono andata avanti con la mia lavorazione ed ho anche chiuso il mio giro di lavorazione, e questo è il risultato del lavoro che fino adesso abbiamo fatto insieme. Come vedete, il modulo si svolge praticamente in queste 4 righe di lavorazione, quindi prima riga, seconda riga, terza riga e quarta riga. Ora, se volete mantenere la manica molto più corta, quindi volete terminare in questo modo la vostra decorazione, vi basterà annodare e tagliare il filo. Nel mio caso invece andrò a realizzare delle maniche un po' più lunghe, quindi come ho detto prima 3/4, per cui dovrò proseguire la mia lavorazione. Detto ciò, però, mi fermo anch'io con la lavorazione perché vado direttamente a cucire la mia decorazione con la macchina da cucire, in modo tale da essere più semplice, perché se vado poi più avanti rimane un po' più complicato poi passarlo nella macchina da cucire. Quindi vado ad allungare la mia asola in modo tale da non disfare l'ultimo giro di lavorazione e dopodiché passo in macchina. Prima di proseguire però vado ad eseguire la seconda manica nello stesso modo. In questo modo vado a tirare fuori la mia macchina da cucire solo una volta e faccio tutte le cuciture insieme. Ci vediamo tra poco. Ho eseguito anche la seconda decorazione, che poi diventerà ovviamente la manica, e adesso vi faccio vedere come unirla alla t-shirt. Anzitutto potete piegare la decorazione in questo modo, in modo tale da avere le 3 fantasie su entrambi i lati, oppure come farò io, piego la fantasia in questo modo da ottenere 2 fantasie nella parte centrale, una sotto e una sopra. Adesso andiamo a mettere la nostra t-shirt, quindi mettiamo la t-shirt sul nostro piano di lavoro, prendiamo la metà della decorazione e la applichiamo nella parte sottostante della maglietta dove c'è la cucitura dell'ascella, in questo modo, facendola aderire bene al margine della maglietta. Prendo lo spillo e la vado a fermare. Una volta che avrete fermato la prima parte, andate nella parte opposta, quindi nella parte della spalla, e fate la stessa cosa.
Prendete quindi la vostra metà della decorazione, la mettete proprio sopra la metà della spalla. Prendete lo spillo e la bloccate. Dopodiché andate a fermare le parti laterali. In questo modo andate però a tirare la vostra maglietta e vedete che la decorazione si assesta insieme alla bordura della maglietta. Potete, per rendere più semplice il lavoro, considerare la metà della decorazione e applicarla sulla metà del lato. Mettete sempre il vostro spillo, dopodiché metterete uno spillo qua e uno spillo qua, sempre tirando la vostra maglietta. In questo modo vedete che tirando il lavoro si appiattisce. Una volta che avete fissato la prima metà, fate la stessa cosa sul lato opposto. Quindi girate la vostra maglietta, mettete lo spillo nella parte centrale, quindi la decorazione centrale, nella parte centrale della manica, e mettete lo spillo. Ecco qua, una volta che l'avete spillata tutta, siete pronti per andare sotto la macchina da cucire. Fate la stessa cosa nella seconda manica e adesso mettiamo anche gli spilli per fermare la scollatura. Prendete la decorazione da applicare alla scollatura e la appoggiate sopra la scollatura della vostra maglietta in questo modo, facendo combaciare i due bordi. Dopodiché prendete lo spillo, andate a spillare prima la parte della scollatura, quindi dove c'è la punta, e poi le parti laterali, senza tirare la lavorazione. Una cosa che vi faccio vedere adesso, se vi ricordate all'inizio quando abbiamo montato le catenelle per eseguire la scollatura, ci siamo tenuti al di sotto della cucitura della spalla. Lavorando la decorazione e quindi facendo gli aumenti, vedete che aumenta anche la parte relativa al punto spalla e come vedete la parte combacia perfettamente alla riga di cucitura. Se noi invece avessimo fatto le catenelle partendo direttamente dal punto della cucitura, avremmo avuto la decorazione che sarebbe passata anche nella parte posteriore. Adesso, una volta che avete fermato con gli spilli tutte e tre le parti, siamo pronti per andare sotto la macchina. Per cucire le vostre decorazioni, per prima cosa andate a liberare il braccio della macchina da cucire, in modo tale da essere più facili con la cucitura in tondo. Dopodiché prendete la vostra manica in questo modo, partendo dalla parte dove c'è la cucitura dell'ascella della t-shirt. Inserite il pezzo sotto al piedino della macchina da cucire e sistemate proprio il piedino a bordo della decorazione fatta d'uncinetto. Dopodiché iniziate dando dei colpi di cucitura, quindi avanti e indietro, in modo tale da bloccare per bene la parte iniziale. Poi, tirando sempre la manica in questo modo, andate a cucire tutto il perimetro. Man mano che andate a cucire, togliete gli spilli, altrimenti l'ago si può rompere. Io adesso la cucitura non posso farvela vedere perché l'ho già fatta su entrambe le maniche.
ho fatto il video, ma purtroppo si sono cancellati entrambi. Però, come ho detto, il procedimento è facile, vi basterà tirare la vostra t-shirt, vedete che la riga diventa perfettamente dritta e andate semplicemente a cucire mantenendo sempre la distanza del piedino, quindi fate sempre combaciare il piedino al bordo della decorazione fatta ad uncinetto. Adesso però vi faccio vedere come cucire la parte della scollatura. Una cosa importante, quando poi terminate di cucire, quindi che vi ritrovate in questa situazione dove avete fatto la cucitura di qua e dovete terminare, fate la stessa cosa che avete fatto all'inizio, quindi date 2 colpi avanti e indietro per rafforzare la cucitura. Adesso per cucire la scollatura potete riposizionare il pezzo mancante della macchina, perché andiamo a cucire in piano. Quindi, come abbiamo fatto per le maniche, andate ad inserire la parte da cucire sotto al piedino in questo modo, lasciando sempre combaciare il piedino alla linea della bordura e iniziate a cucire. Anche qui, mi raccomando, fate 2 punti di avanti e indietro per dare maggiore rinforzo. Quindi iniziate a cucire. Man mano che cucite, come ho detto prima, andate a rimuovere gli spilli. Al termine della cucitura, anche qui andate a rinforzare la cucitura andando avanti e indietro. Dopodiché tagliate il filo e vi faccio vedere il lavoro sul piano. Ecco il risultato dei pezzi cuciti. Questa è la scollatura e queste sono le parti relative alle maniche. Come vedete, io qua ho ancora i fili attaccati perché devo proseguire la lavorazione delle maniche. Adesso, se voi avete finito con la lavorazione delle maniche, quindi se la volete lasciare corta, andate semplicemente a dare una stirata a tutti i pezzi. Dopodiché la vostra t-shirt è finita. Se invece volete la manica a 3/4, seguitemi. Adesso riprendiamo la nostra manica, quindi dal punto dove l'abbiamo lasciata. Mi trovo ad aver chiuso quindi il giro e adesso dobbiamo realizzare praticamente il primo giro che abbiamo realizzato, quindi dove abbiamo il ventaglietto con le 5 catenelle e il punto V. Quindi cammino con un punto bassissimo all'interno del mio ventaglietto e realizzo il ventaglietto, quindi 3 catenelle, 1 2 3, secondo punto alto, una catenella di separazione e altri 2 punti alti, 1 e 2, e questo è il ventaglietto. Dopodiché 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, filo sull'uncinetto e adesso devo fare il punto V. Il punto V lo dobbiamo realizzare a metà di questo motivo, quindi nel terzo petalo entro con l'uncinetto in questo punto.
qui ho le 4 catenelle iniziali, entro praticamente nel secondo punto prendendo tutte e due le maglie e lavoro il mio punto V. Quindi chiudo il mio punto alto, 2 catenelle, 1 e 2, e termino il mio punto V con la seconda maglia alta. Dopodiché nuovamente 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto, vado a realizzare il ventaglietto, quindi 2 punti alti, 1 e 2, catenella e 2 punti alti. Come vedete stiamo appunto riprendendo il primo giro di lavorazione e questo è quello che dobbiamo fare per tutto questo giro. Quindi dopo il punto, il ventaglietto, facciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nel terzo petalo, entro nella seconda maglia e realizzo il punto V. Quindi punto alto, due catenelle, 1 e 2 e punto alto, e andiamo avanti fino a terminare questo giro. Ho terminato il giro, ho già realizzato il primo ventaglietto del giro successivo. Adesso, come vedete, qua abbiamo il punto V, quindi abbiamo replicato questo giro. Adesso dobbiamo fare questo giro qui, quindi dobbiamo inserire all'interno del punto V 7 punti alti. Invece nel giro successivo andremo a ripetere questo giro dove abbiamo le maglie alte separate da una catenella. Ovviamente i ventaglietti rimangono sempre costanti. L'ultimo giro sarà poi quello della formazione dei petali. Quindi, come vedete, i giri poi alla fine sono sempre gli stessi, sono sempre questi 4 ripetuti. Potete andare avanti tranquillamente da soli. Io andrò avanti con la realizzazione di questi moduli fino ad arrivare alla lunghezza che mi serve per avere le maniche a 3/4, che avendolo già fatto nell'altra t-shirt corrispondono a 4 di questi elementi. Quindi dovrò fare per 4 volte questi 4 giri. Uno l'ho già fatto, il secondo lo sto facendo, quindi farò poi ancora il terzo e il quarto. Vi faccio vedere intanto la lunghezza dell'altra maglia, quella che ho fatto. Quindi, come stavo dicendo, la manica dovrà comprendere 4 volte questo motivo per avere la lunghezza per la manica a 3/4. Detto ciò, una volta che avrete terminato di eseguire le maniche, andate a nascondere tutte le codine e poi, una cosa importante, andate a stirare questa parte, perché come vedete le parti dove non sono state attaccate nei giri successivi rimangono svolanzanti, quindi queste è meglio appiattirle stirandole. Adesso vado avanti con la lavorazione di questa, dopodiché ve la faccio vedere indossata dal manichino. Ed ecco il progetto terminato e indossato dal manichino. Se vi è piaciuto questo progetto e volete sperimentarne di nuovi, fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. In questo modo non vi perderete i prossimi tutorial. Detto ciò, vi do un grosso abbraccio e vi aspetto per il prossimo tutorial. Ciao!